La seconda notte di WrestleMania 41 alla Allegiant Stadium di Las Vegas in Nevada si apre con Eva Max che canta l'inno nazionale americano e Stephanie McMahon ci dà anche lei, come per la notte 1 ha fatto il marito Triple H, il benvenuto a WrestleMania. Welcome to night 2 of WrestleMania! Il match di apertura è stato il Triple Threat con in palio il titolo mondiale femminile. Tra le sfidanti la vincitrice dell'Elimination Chamber Bianca Belair, l'ex campionessa Rhea Ripley e la campionessa Io Sky. E che opener che abbiamo avuto! 15 minuti di puro wrestling, divertimento, spot, narrazioni e psicologia. Rhea Ripley con un Alabama Slam al contrario scaraventa Io Sky sul pannello del corner. Bianca Belair con una frustata della Madonna mantiene a bada la Mami e le connette la KOD, ma il conteggio si ferma solo al 2 perché Io Sky si lancia con l'Over the Moonsault, schiena la IST e mantiene così il titolo del mondo in un match fantastico. Nessuno ne esce danneggiata e ha vinto proprio chi doveva vincere. Il secondo match della notte 2 è stato poi il Sin City Street Fight match tra Damian Priest e Drew McIntyre. Bella sfida tra due pesi massimi, due macellai del ring che non si sono risparmiati nemmeno per un secondo, con i gradoni d'acciaio che volavano da una parte all'altra. Razor's Edge sul tavolo, Future Shock DDT sui gradoni e Damian Priest ha provato a connettere la sua old school ma è stato lanciato sui due tavoli posizionati fuori dal ring e il tutto ha poi portato alla Claymore di Drew McIntyre con l'ausilio di una sedia e lo Scottish Warrior si porta questo Sin City Street Fight match a casa. È stato tutto sommato un bel match, ma non so, avrei voluto qualcosina in più, almeno l'hype che avevo era forse troppo alta. Voi qui sotto fatemi sapere anche la vostra. Il match successivo è poi stato il Fatal 4-Way con in palio il titolo intercontinentale tra gli sfidanti Dominic Mysterio, Finn Balor e Penta e il campione Bron Breakker. Match durato appena 10 minuti, ma con tutti e quattro i partecipanti che sono riusciti a dire la loro, neanche un attimo di pace. Da menzionare il doppio German suplex di Bron Breakker che continua a dimostrare di essere un vero animale. Dominic Mysterio ha tentato di colpire Finn Balor con la 619 ma non ci è riuscito e nel bel mezzo del match è arrivato Carlito che ha salvato Dirty Dom dal conto di 3 dopo il Mexican Destroyer di Penta e poi Carlito si è beccato una super spear sul tavolo dei commentatori. Bron Breakker va a segno con la spear su Penta, Dominic da dietro va con la 619, Balor con la Coup de Gras e Dominic Mysterio va con la Frog Splash, schiena il suo ormai ex leader e conquista il titolo intercontinentale. Vittoria meritatissima, non aggiungo altro, sono già 6 mesi che lo volevo vedere campione e finalmente ci è riuscito. Ora Bron può anche puntare al salto di qualità, chissà, magari va per il titolo massimo, almeno si spera. Poi è arrivato il momento del match di Randy Orton che ha dovuto affrontare un avversario misterioso, visto che Kevin Owens ha dovuto rinunciare al match per colpa di un infortunio e la sfida è stata accettata niente di meno che dal campione del mondo TNA Joe Hendry. Non ci potevo credere. Tornassimo indietro di 10 anni e dicessimo che Randy Orton un giorno avrebbe affrontato a WrestleMania il campione del mondo TNA, ci rideremo in faccia da soli. Vabbè ragazzi, che dire del match? È stato un bel momento, i fan sono impazziti, ma ovviamente è stato un match molto corto e semplice, concluso con la RKO e la vittoria di Randy Orton. E dopo il match Orton si è congratulato con Hendry, ma gli ha poi rifilato un'altra RKO e rubato anche la sua posa. Per quanto mi abbia casato, mi è dispiaciuto tantissimo vedere Randy Orton fare quello, soprattutto essendo sempre più vicino alla fine della carriera. Questo era un match veramente importante, con una storia che dura mesi e mesi, un vero match da WrestleMania, ma purtroppo non possiamo comandare noi il destino. Siamo poi passati al match tra Logan Paul ed AJ Styles, incontro per cui nutrivo un hype assurdo, soltanto per i partecipanti ovviamente, perché la storia è stata praticamente inesistente. Sinceramente è stato un match carino, ma mi sarei aspettato molto, ma molto di più. Vabbè, chi mi segue sa bene che per me AJ Styles è il miglior wrestler della storia e poi impazzisco anche per Logan Paul. Però vabbè, all'improvviso è intervenuto uno youtuber che voleva dare un tirapugni a Logan Paul, ma Karrion Kross è arrivato per sventare il tutto e aiutare AJ Styles, che però sotto gli ordini di Kross non ci è voluto restare neanche per un secondo e l'ha colpito rifiutando così la proposta. Ma tutto questo ha creato il momento perfetto per Logan Paul che può connettere così la Pulverizer portandosi la vittoria a casa. Passiamo al match con in palio i titoli di coppia femminili tra le campionesse Liv Morgan e Raquel Rodriguez contro
Lyra Valkyria è un'alleata misteriosa perché Bayley è stata aggredita la notte prima e si è dimostrata essere Becky Lynch. E beh ragazzi, bello che sia tornata Becky, bello tutto, però alla fine abbiamo visto un normalissimo match da puntata settimanale dove a vincere tra l'altro sono state proprio Lyra Valkyria e Becky Lynch e Lyra è diventata doppia campionessa detenendo già il titolo intercontinentale. Cioè dico io, già non sanno cosa farle fare con un titolo, ora gliene danno due. Vabbè, e siamo arrivati finalmente al main event. Il match con in palio il titolo indiscusso WWE tra lo sfidante, il vincitore dell'Elimination Chamber John Cena e il campione, l'American Nightmare Cody Rhodes. E beh ragazzi, ovviamente a livello tecnico non sarà stato certo un capolavoro, ma nella storia c'è comunque stata qualche falla. E non è che ci ho capito chissà che. John Cena è andato a segno con 3 attitude adjustment, di cui una dal paletto, ma Cody è sempre uscito al conto di 2. L'arbitro è poi andato KO. L'American Nightmare aveva connesso la Crossroads, ma l'arbitro non poteva contare e Cena nel frattempo ha rimosso il cuscinetto protettivo del turnbuckle per scagliarci ripetute volte la testa di Rhodes contro, quando all'improvviso è arrivato Travis Scott. Cody ha connesso un'altra Crossroads e al conto di 2 Travis ha poi tirato fuori l'arbitro e messo di nuovo KO. John Cena ha impugnato la cintura ma non è riuscito a colpire Cody e il leader della C-Nation ha poi pregato Rhodes di non colpirlo. L'American Nightmare ha ceduto e Cena l'ha colpito con un colpo basso, identico a quello di Elimination Chamber. L'ha colpito poi con la cintura e John Cena per la 17ª volta in carriera è campione del mondo. Ovviamente c'è sempre qualcosa che non mi torna, tipo l'arbitro che ha visto Cena mettere le dita negli occhi a Cody, Travis Scott l'ha tirato fuori dal ring eppure non ha chiamato la squalifica. Cody Rhodes non si arrende a 4 double A, di cui una dal paletto, però va a terra con un colpo di cintura. E poi The Rock, John Cena ha venduto l'anima a The Rock, però lui non si presenta? E Travis Scott alla fine cosa c'entra in questa combriccola? Capisco i vari impegni di The Rock, però dai. Comunque io volevo la sua vittoria e l'ho avuta. Ora spero che creino qualche storia su cui lui vuole distruggere la WWE, quindi distrugge il titolo WWE. Non so adesso, non ci tocca che aspettare i prossimi episodi di Raw e SmackDown. E vabbè, alla fine oltretutto è stata una seconda notte molto carina. Però ragazzi, a me oltre il main event che dà il senso di WrestleMania per i nomi, il resto mi è comunque sembrato un semplice pielì. Forse la penso io in modo sbagliato, ma non lo so. Fortunatamente il pubblico era un po' più carico della notte 1, ma comunque non a livello di WrestleMania. Detto questo ragazzi, con l'immagine di John Cena che alza il titolo WWE, io vi saluto e vi ringrazio per essere passati e vi raccomando di lasciare un like e un commento, di seguirmi su Instagram e TikTok e di iscrivervi qui su YouTube. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!